Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, salve a tutti, le ultime di calciomercato, le ultime in casa Napoli, Hermoso che sembra più vicino di quanto lo era già, la situazione Greenwood e le parole di Lotito che dice che il Napoli sta gufando e si è messo di traverso, ma ci arriviamo perché queste sono le prime avvisaglie che delineano una situazione ben chiara, che il Napoli deve chiudere i colpi quanto prima, altrimenti cominciano quelle comunelle, ecco, in Serie A per far ritardare le operazioni che il Napoli ha già vissuto negli anni addietro. Ricordiamo la trattativa per Raspadori, ricordiamo il Napoli su Politano, che poi è arrivato Politano anni dopo essere passato dall'Inter, perché ovviamente lì ci si è messi di traverso. Ma fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, attivando la campanella delle notifiche entrate a far parte della nostra community. E sempre Forza Napoli, perché un bel Forza Napoli prima di cominciare ci sta sempre tutto. Partiamo da Lotito perché c'è uno storico sul canale e chi non ricorda la situazione, l'anno scorso Lotito di questo periodo, più o meno era fine luglio se non vado errato, si informò su Zielinski, venne a Napoli e disse: io offro, se non erro, 20 milioni, 15 milioni per Zielinski. E il Napoli ovviamente rispose picche. Io feci un video nel dire: caro Lotito, se vuoi Zielinski devi cacciare ovviamente la pecunia, se è poca è normale che rispediamo tutto al mittente, non venire a Napoli a fare il pezzente, perché poi Zielinski abbiamo visto come è andata, ha firmato con l'Inter ed è un nuovo calciatore dell'Inter. Ecco perché ritorna Lotito quasi nello stesso periodo dell'anno scorso sull'operazione Greenwood. Leggiamo un attimo cosa ci fanno sapere e lo commentiamo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Messaggero facendo il punto della situazione sul mercato biancoceleste. Il numero uno laziale ha lanciato anche un messaggio alla tifoseria: devono darci fiducia, è il momento di ricominciare. Con Tavares ho speso quasi 50 milioni di euro per rinforzare la Lazio, eccetera, eccetera. La Lazio continua a trattare con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood, come confermato dallo stesso Lotito. Ho offerto 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più bonus e commissioni, eppure si sono infilate diverse società per fare azioni di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto. Allora, noi, caro Lotito, noi non stiamo né gufando e né tantomeno siamo terrorizzati dal fatto che la Lazio possa tesserare Greenwood, perché poi non è che compri un calciatore e risolvi la stagione, vista la rosa della Lazio, anche se da persona seria quale sono, credo che Baroni possa fare un grande lavoro, al di là di tutto ciò che si dice, perché è stato già etichettato come un allenatore di Serie C e quant'altro. Baroni ha fatto un grandissimo cammino quest'anno con il Verona, pur avendo una squadra smantellata da gennaio, perché il Verona ha fatto un mercato in uscita stratosferico in quel di gennaio, e Baroni comunque è riuscito nell'intento di restare in Serie A. Aperta e chiusa parentesi. Quindi ecco le avvisaglie che cominciano, perché se l'anno scorso o negli anni addietro il Napoli era trattato così sul mercato, dovevi comprare un calciatore e arrivavano tutte le società che si inserivano e poi al limite non andava in porto, anche perché il Napoli non partecipa ad aste per iter societario e di mercato. Ed ecco che quest'anno invece la situazione è inversa, per il semplice fatto che ci sono alcuni calciatori, non diciamo tanti perché non sono tanti, ma alcuni calciatori che lasciano in stand-by chiacchiere già fatte con altre società per vedere se ci fosse poi lo spiraglio di essere allenati da Antonio Conte. Quindi, caro Lotito, fattene una ragione. Hai preso Baroni, potevi prendere qualche altro allenatore che aveva un tantino più di appeal e forse la situazione Greenwood l'avevi già chiusa. Questo è il mio pensiero, e togliti Napoli dalla bocca, perché è un personaggio che sei un personaggio che quando parla di Napoli comunque c'è sempre quella sorta di superficialità voluta, mettiamola così, perché non voglio fare il polemico. La situazione Hermoso
Niccolò Schira ieri sera su X scrive così: affare, no, eccolo, dove ce l'ho, eccolo qua. Scrive su X: Mario Hermoso è sempre più vicino al Napoli da svincolato, trattative in corso per un contratto fino al 2027 a 4 milioni di euro più bonus. Notizia che poi oggi prende piede, ne ha parlato anche De Maggio, ma ne hanno parlato tutti quanti per quanto riguarda la situazione Hermoso. È un Napoli che dovrebbe chiudere, e a tal proposito Ostigard dovrebbe essere il difensore, il primo dei difensori in uscita, non rientra nei piani del Napoli a quanto si legge e dovrebbe andare a Torino. Tanto è vero che De Maggio dice: a me risulta che Ostigard potrebbe salutare il Napoli nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana. Il difensore non rientra infatti nei piani del club campano. Il cronista ha indicato la possibile futura destinazione del calciatore. Il centrale, secondo i rumors di mercato, sarebbe finito nel mirino di Urbano Cairo. I Granata sono alla ricerca di un centrale che possa sostituire Buongiorno, finito proprio al Napoli. Leggevamo settimane fa che Ostigard poteva accasarsi anche a Genova. Comunque è un difensore che ha mercato e avrà mercato ovviamente, e il Napoli credo lo ceda a titolo definitivo. L'altro difensore che dovrebbe partire in prestito, a quanto si legge, è Nathan, però ovviamente ci sono situazioni da definire per quanto riguarda il prestito e chi lo vuole. Juan Jesus dovrebbe restare a Napoli, però visto che questa situazione Hermoso più va avanti e più si avvicina, allora facendo due conti credo che possiamo anche non dar per scontato che possa restare a Napoli Juan Jesus. Quindi è tutto nelle mani di Conte, dello staff e del Napoli per quanto riguarda le cessioni. Io sono sicuramente fiducioso, però già questa mezza chiacchiera di Lotito lascia presagire un tantino di infiammazioni di mercato, chiamiamole così. Si infiammano un attimo gli animi, perché poi vedi che un Napoli che ovviamente non ha la Champions League, sei arrivato decimo, dovevi essere la squadra con meno appeal per quanto riguarda i calciatori che dovevano venire, e invece ci siamo ritrovati con un grandissimo colpo da maestro, ingaggiando Conte e staff. Ci siamo ritrovati ad essere la squadra con l'allenatore che poi tutti vogliono avere, e quindi ecco che, a quanto si è letto, poi non lo so se è veritiera la cosa o meno, Chiesa ha messo in stand-by la Roma, Greenwood sta vedendo tra Marsiglia, Lazio e Napoli, ma a quanto pare sembra una lotta tra Napoli e Marsiglia, perché la Lazio si è defilata, e quindi ci sono appunto i calciatori che vogliono venire a indossare la maglia azzurra, allenati da Antonio Conte. Fatevene una ragione, carissima Serie A, tutti quanti e tutte le squadre ovviamente in questione, perché ancora dobbiamo cominciare. Attenzione, caro Napoli, e chiudiamo, perché ancora deve iniziare il campionato. Siamo già invidiati da tutti, e l'invidia in Serie A ha il colore giallo fluo. Carissimo Antonio, il colore giallo fluo lo conosci molto bene, adesso sei dall'altra parte. Attenzione, perché serve fare punti sul campo, e tanti, se si vogliono raggiungere gli obiettivi, perché appunto qualcosa si metterà assolutamente di traverso, e dobbiamo far sì che poi la matematica scacci via tutte le possibili incursioni dall'esterno. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!